Ciao da Gabriele di Staticalmo, il canale che tramite la statistica aiuta la tua azienda a prendere decisioni più rigorose. Nello scorso episodio della rubrica Banche dati per la tua azienda, ricorderai che avevo inserito questa chiave di ricerca e avevo saltato questo sito ed ero andato direttamente ad una banca dati aperta, ossia l'Istat. Oggi ti faccio vedere come risolvere un limite dell'utilizzare l'Istat per questo tipo di richiesta. Ti ricordo che sul sito dati.istat noi avevamo un dato molto di alto livello, ossia il totale del fatturato per codice Ateco per tutta Italia. Invece su questo sito no, ti faccio vedere sempre la produzione dell'altra volta. Tra l'altro ti faccio notare che su questo sito abbiamo le 6 cifre, invece su Istat al massimo arriviamo a 4, quindi qui abbiamo più specificità. Ecco, come ti anticipavo, abbiamo dati più granulari, come si dice in termini tecnici. Ovviamente spiccano ai primi posti aziende del nord Italia e ti faccio notare che nonostante questo codice Ateco viene indicato per il mio mercato, se tu vai a leggere i nomi qua dentro si può avere dei dubbi, ma questo dettaglio non fa parte di Staticalmo, ma di canali tipo Fisco Zen o commercialisti online, insomma. Ti faccio notare anche una cosa, poi capirai il perché. Qui abbiamo 1000 aziende e 10 pagine. A questo punto io voglio esportare questi dati per fare le analisi che mi interessano. Ad esempio voglio vedere quali sono i competitor della mia zona. Hai varie soluzioni. La prima, la più discutibile, copiare a mano per 10 pagine. Qui te la cavi volendo, perché abbiamo solo 10 pagine, ma se ne avessimo avuti più di 10, capisci che chi faceva questo lavoro si annoiava, a meno che proprio non gli piacciono questi lavori autonomi. Abbiamo una seconda soluzione, l'utilizzare una funzione di Excel come import table, ma abbiamo un problema, che questi dati non risultano statici, ma dinamici. Guarda attentamente il link sopra. Vedi che se io cambio la pagina il link sopra non cambia? Questo significa che appunto non risultano dati statici e quindi non puoi usare quella funzione di Excel o di fogli di calcolo di Google che ti ho citato. E allora puoi usare un'altra soluzione. Puoi installare questo programma di nome Octoparse e inserisci il link qua dentro e lui ti estrae i dati autonomamente. Ma ti anticipo che questa soluzione con questo sito ha un problema, e il problema è che il processo che lui crea, quello base, non ti fa ottenere i dati, quindi la soluzione più rapida diventa un'altra. E ti faccio vedere un altro sito. Questo tra l'altro è molto pulito, già questo è un ottimo auspicio del fatto che non avremo problemi su Octoparse. Poi vado in codice Ateco, vado giù giù giù, cambio pagina, vado sul 63 11 19 che è quel codice che avevamo prima e abbiamo i dati. Ho recuperato la pagina di prima per farti vedere molto rapidamente che possiamo avere delle differenze in termini di aziende visualizzate. In prima posizione vedi che qui ne abbiamo un'altra. Questo dipende da chi fornisce i dati. Qua abbiamo un servizio, qui ne abbiamo un altro. Poi ti faccio notare anche quest'altra cosa. Qui abbiamo 200 pagine. Qui ne abbiamo una quarantina. Perché? Lo scopriamo facendo estrazione dei dati sempre tramite Octoparse. Io per questione di tempi televisivi, come dice Benedetta Parodi, l'ho già fatto e vedi che abbiamo più di 80 pagine per un totale di 4000 linee come
potevi già immaginare. Quindi a questo punto io cosa faccio? Io dico ad Octoparse esporta dati. Excel può andare bene, ma posso anche inserire i fogli di Google, e ti conviene mettere i fogli di Google se hai in mente di aggiornare i dati, perché se tu utilizzerai un programma come Tableau per creare un cruscotto, se lo colleghi ai fogli di Google diventa auto-aggiornato. Con Excel no. Quindi io in questo caso selezionerò Excel, ok, ha concluso, e a questo punto cosa faccio? Vado su Tableau perché voglio fare delle analisi. Ok, ho aperto il file su Tableau e innanzitutto, ma questo potevo già rimuoverlo a monte, posso nascondere tranquillamente le colonne con i collegamenti perché me ne faccio poco. Poi vedi bene che dentro la colonna fatturato già abbiamo un problema di dati, quindi ci serve fare una cosa, il classico lavoro noioso di pulizia del dato. Inserisco una colonna come preparazione del fatturato corretto, creo altre colonne e adesso capirai perché. Io utilizzo questa funzione, ti dico di dividere per lo spazio. A questo punto creo una funzione che dice se questo è uguale a m, allora fai questo per 10 alla sesta, in alternativa fai questo per 10 alla terza. Ok, lo tiro giù e fino a un certo punto funziona, poi darà un errore e capirai perché. Vedi, qua siamo alle migliaia. E ovviamente qua non abbiamo più le migliaia e lo lasciamo così. Qua addirittura vedi che non abbiamo proprio fatturato. Questo poi lo vedremo meglio su Tableau. Quindi ci siamo. Queste tre colonne poi su Tableau le nasconderò, perché se le elimino mi perde la referenza e mi tocca fare un copia del valore. Quindi io salvo e dopo averlo salvato con un nome diverso per un problema di formattazione, torno su Tableau, gli carico il nuovo file e quest'altro lo rimuovo. Ok, come dicevo, a questo punto questo lo nascondiamo, così come questo, così come quest'altri, come avevo già fatto. E a questo punto possiamo arrivare alla parte divertente. Quindi, cosa facciamo di bello? Facciamo una bella mappa. Diciamo, fatturato corretto per città. E gli mettiamo. Oh, che bello! E gli mettiamo questo grafico. Come vedi è molto carino. E come vedi il grosso lo abbiamo dove? Ovviamente a Milano, ovviamente a Roma. Possiamo cambiargli tipo di grafico. Questo va un po' sistemato, nel senso che io metterei come fatturato la dimensione. Ecco, sì, così si vede un po' meglio. E così abbiamo una mappa di quelle che sono le aziende sul territorio italiano per quel codice Ateco. Guarda che bellezza! Quindi nel nord, ad eccezione di queste due regioni, abbiamo una prevalenza. Roma praticamente fa
quanto tutto il centro, mi viene da dire. Poi al sud abbiamo il grosso a Napoli. Questo lo rinomino per città. A questo punto faccio una cosa molto simile: provincia e fatturato corretto. E vediamo che in questa visualizzazione ovviamente Milano e Roma primeggiano, tutto il resto è praticamente una coda lunghissima. E se andiamo a fargli vedere, se andiamo a selezionare il grafico per mappa, abbiamo un problema. Il problema è che riconosce solo due regioni, in particolare due province. Vedi che qua sotto ci dice 105 sconosciuti? Vediamo. Non riesce a fare una corrispondenza fra questo testo e una località, al che possiamo fare vari tentativi. Province che lo possiamo convertire come un formato geografico diverso. Vedi che abbiamo varie opzioni. Mica detto che funziona. No, innanzitutto controlliamo città per scrupolo. Ok, questo vedi che città lo vede correttamente. Provincia, proviamo a metterglielo come country region e vediamo cosa succede. Questo glielo mettiamo qua, questo glielo mettiamo qua, questo lo rimettiamo così. Vedi, 107 sconosciuti, non abbiamo risolto nulla. Quindi ci tocca andare di nuovo indietro e modificare di nuovo provincia. Mettiamoglielo come contea, vediamo cosa succede. Oh, magia! Vedi che bello? Questa è una potenzialità di Tableau che di solito trovi nei programmi GIS e qui lo fai comodamente in un'unica piattaforma. Ovviamente i programmi GIS hanno altre funzionalità in più che questo programma non ha. Quindi come al solito ogni programma ha i suoi vantaggi e svantaggi. Allora, a me piacciono molto poco i colori, non so a te, perché sembrano tutti appiattiti, nel senso che vedo 3 variazioni e nulla di più. Quindi vado su colori, modifica colori, gli dico quanti step voglio, ne voglio 20, non lo so, non cambia praticamente nulla. Essenzialmente non possiamo fare granché sui colori perché abbiamo così tanta concentrazione in queste poche località che appiattisce tutti gli altri. Potremmo fare una cosa al posto di somma, mettere media e vedere se cambia qualcosa, assolutamente sì, oppure possiamo mettere la mediana. Direi che è meglio la media. Poi il colore sinceramente non mi piace. Mettiamo che il verde è il colore dei soldi di solito, così è più chiaro forse, cioè più coerente diciamo. Ovviamente io se facessi questa attività avrei molta più competizione di farla nella provincia di Pavia o di Varese. A questo punto potresti avere la curiosità, come ho fatto vedere per qualche istante prima, di vedere come le aziende si distribuiscono in termini di fatturato. Vediamolo. Faccio un ordinamento. Ok, il fatturato scende molto rapidamente. Questo è un classico del settore economico. Non avrai mai una distribuzione normale, ma esponenziale negativa. A questo punto potremmo aggiungere dentro media e mediana, ma sappiamo già che media e mediana non possono risultare coincidenti perché non abbiamo una distribuzione normale. Vengono appiccicati, quindi meglio se lo vediamo in un'altra maniera. A questo punto cosa facciamo? Mettiamo così il fatturato e aggiungiamo media e mediana. Quindi non è che è tanto meglio in termini di leggibilità, ma possiamo proseguire, possiamo fare il conteggio delle aziende. Mettiamo come tabella e chiamiamo questa scheda come numero aziende. Quest'altra scheda lo chiamiamo fatturato per azienda e a questo punto possiamo fare cosa? Possiamo fare un bel cruscottino dove
ora mettiamo quella specie di distribuzione e sotto mettiamo il numero dell'azienda, perché voglio farti vedere una cosa, e ne abbiamo un sacco che non fatturano nulla. Come facciamo? Io vado qui, seleziono questa opzione, usa come filtro, poi gli dico filtra per fatturato corretto e qua gli posso inserire dentro un valore. Poi seleziono, usa questo filtro per anche questa scheda e vedi che immediatamente siamo passati da 4.000 aziende a 1.450, che significa che oltre la metà delle aziende non fattura. Non sta a me spiegare il perché. Possiamo divertirci ulteriormente, possiamo vedere quante fatturano più della mediana e quante più della media. Cominciamo dalla mediana che è 106.120 e vediamo 106.120. Vedi, si va già a un numero che è la metà di quello di prima. Allora andiamo sulla media e abbiamo 1.275, diciamo 1.276, va? 1.276, 1, 2, 3. E come vedi siamo a 115. Ti ricordo che inizialmente avevamo 1.450 aziende che fatturavano più di €1 e un numero di aziende che fattura più della media pari a 115, quindi meno del 10%. Ovviamente questa azienda qui in alto, possiamo considerarlo un valore anomalo, ma in realtà fa parte appunto di una distribuzione esponenziale negativa. E vedrai che se togliamo questa azienda e quest'altra, media e mediana cambieranno drasticamente. Facciamolo per esercizio. Escludo, escludo. E adesso di media abbiamo, ma bisogna risistemare questo valore qua dentro perché altrimenti abbiamo cose strane. La media è scesa a 500.000 e la mediana è rimasta grosso modo invariata perché la mediana ha questa particolarità, prende il valore centrale di una distribuzione. Invece la media è una funzione di bilancio, quindi la mediana è uguale, la media no. Adesso noi mettiamo dentro questo valore nel filtro, 535, 700. 223, vedi che è un numero più elevato rispetto a quello di prima, che se ricordo bene era intorno al 100, perché appunto avevamo due aziende che risultavano anomale, se non appunto teniamo in considerazione che nell'ambito economico abbiamo moltissimi casi di distribuzioni esponenziali negative. Ora, ultima cosa, possiamo creare un duplicato di questa scheda, togliere il filtro e proviamo a dirgli come filtro nessuna e proviamo a cercargli chi dice in liquidazione. Eccoli qua. Adesso gli dico tutte e vedi che ci dice già che abbiamo 47 aziende su 2004 che risultano in liquidazione. Per qualche motivo che non so, qua dentro ne vengono fuori 75 e non 47, ma non mi dispererei per questa differenza. A questo punto è interessante notare se queste aziende hanno comunque un fatturato. Verifichiamolo. Al posto di metterlo come conteggio e lo mettiamo come dimensione, a questo punto gli diciamo fatturato. Mettiamoglielo come somma perché sennò non posso ordinarlo. Adesso glielo ritorno come dimensione e vedrai che nonostante sono in liquidazione un fatturato ce l'avevano, ma la maggior parte sta a zero. Quindi probabilmente quel 2600 aziende che vedevi qua dentro per qualche motivo non hanno ancora fatto il passaggio della liquidazione. Ma questa considerazione la lascio a chi fa il commercialista o l'avvocato che si occupa di queste questioni. Con questo video ho concluso, ho fatto vedere una mappa per città in funzione del fatturato, per province in funzione del fatturato per l'azienda, il numero d'aziende, un bel cruscottino. Io mi sono divertito, spero anche tu, e se anche tu vuoi questo tipo di analisi, sia uno studio geografico per fatturato del tuo settore indicato tramite codice Ateco, mi puoi contattare e ci metteremo d'accordo. Ti saluto, ciao!